Siamo in diretta? No, non siamo in diretta, c'è un timer che manda i numeri, Ah, ok. però penso che ci sentono, quindi stiamoci zitti. Quando Ho manca? usato, Fai il timer ho usato questo escamotage per, per aspettare qualche secondo? sì, in modo tale che Siamo in diretta? un Ok. secondo te lo dico. C'è un timer che manda i numeri, però penso che ci sentono, quindi stiamoci zitti. Quando Ho usato, fai il timer? ho usato questo escamotage. Eccoci Ok, qua, siamo in adesso diretta, siamo in siamo in diretta. diretta, ufficialmente in diretta. Sì, Alle 19 e qualche minuto di ritardo. va bene, va bene. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Allora, stasera prepariamo insieme questa pastiera al cioccolato, che è una ricetta super golosa e perfetta per Pasqua. Questo video è in collaborazione con Pane Angeli, quindi utilizzerò tutti i loro prodotti per prepararla e questa ricetta la trovate anche nel ricettario furbo che abbiamo fatto insieme a Pane Angeli, che potete, se non l'avete ancora fatto, potete scaricare gratuitamente, basta iscriversi al sito di Pane Angeli e vi arriva direttamente una mail col calendarietto da scaricare a casa. È molto carino, pieno di consigli utili, pieno di consigli per risparmiare, insomma, con tanti impasti furbi, quindi vi consiglio di scaricarlo. Allora, siamo pronti? Siamo quanti siamo? Vediamo, stanno arrivando, stanno arrivando. Siamo già quasi 1000. Intanto mando la sigla, mando la Sigla, sigla. manda la sigla e poi dopo facciamo la lista degli ingredienti. Pastiera al cioccolato. Posso andare? Ok. Mandiamo gli ingredienti prima? Facciamo, perché ci sono Allora, diversi passaggi, come funziona? Allora, ci sono diversi passaggi, però non spaventiamo le persone perché è una ricetta comunque facile da fare, è una ricetta che si può anche preparare in anticipo, quindi magari vi potete organizzare prima di Pasqua e la potete preparare un pochettino prima. E, sì, ci sono un po' di passaggi, però è tutto molto semplice. No, in realtà la pastiera si conserva pure una settimana, Sì, anche si di più. conserva più di una settimana. Quindi uno la può preparare in anticipo, per esempio, se di solito è un dolce che i napoletani anche regalano Sì, sì, si tanto. regala molto per Pasqua e quindi vi faccio vedere la mia versione al cioccolato. Non è la classica pastiera napoletana, quindi probabilmente qualche napoletano magari mi dice Benedetta, ma non si fa così, però questa è la mia versione e spero quindi di superare la prova, va bene? Comunque fatemi Sì, sapere la che ne versione al pensate. cioccolato comunque anche qualche napoletano ha detto che la fa, cioè nel senso che poi anche loro usano delle varianti. Allora, vi dico gli ingredienti, non ci perdiamo in chiacchiere. Vai. Allora, per fare la pasta frolla della nostra pastiera ci serviranno 2 uova, 100 g di zucchero, 100 g di olio di semi, mezza bustina pane degli angeli, 300 g di farina, 30 g di cacao amaro. Ok, con queste dosi, con questi ingredienti prepariamo la pasta frolla. Poi per il ripieno, che è bello ricco, perché la pastiera ha già un ripieno bello ricco, ci serviranno 200 g di latte, 250 g di grano cotto, 30 g di cacao amaro, 250 g di ricotta, 250 g di zucchero, 3 uova, una fialetta d'aroma fior d'arancio, un cucchiaino di estratto vaniglia, 50 g di arancia candita e 50 g di cedro candito, pane angeli. Te l'anticipo io la domanda che ci faranno. Ma se voglio sostituire i canditi? Con le gocce di cioccolato, va bene? Potete già fare questa No, sostituzione. no, perché Però abbiamo... la pastiera classica c'è i Sì, canditi. sì, no, che è la domanda che quando metti i canditi tutti ti fanno, perché i canditi non si sa per quale motivo. Allora, io direi di iniziare, ok? Quindi la prima cosa, questa ve la faccio vedere, ma ve la faccio rivedere dopo. Facciamo la Esatto. scena della finta sfornata, vabbè? Allora, la prima cosa che dobbiamo fare per preparare la pastiera è occuparci del grano cotto. Quindi in un pentolino, verso 250 grammi di grano cotto ben sgocciolato. Il grano cotto è l'ingrediente principale Sì, della base pastiera, della no? pastiera. Sì, sì. Si trova al supermercato nei vasetti di vetro, perché qualcuno magari non sa, però si trova già pronto. Con 200 ml di latte, con 200 grammi di latte. Sì, vabbè, chi non trova il grano cotto è perché magari durante l'altro periodo dell'anno non si compra molto, Ma ma ultimamente si trova quasi tutto dappertutto. l'anno. Sì, sì, sì. Lo portiamo sul fuoco e lo facciamo cuocere per una quindicina di minuti. In questo modo il latte si deve asciugare. Adesso facciamo vedere bene il procedimento, perché questo è un procedimento,
la preparazione del grano cotto sostanzialmente. Ciao a tutti ragazzi, un attimo non vi rispondiamo che stiamo... Ok, intanto però, visto che sto qui senza far niente, se vuoi leggere qualche domanda, qualche Ah sì, mentre fai... commento. Perché questo praticamente si devono... Allora, questo deve cuocere, si deve riassorbire il latte Ok. praticamente, quindi ci vuole 10-15 minuti. Io adesso aspetto che si avvicini al bollore e poi inizio subito a fare la frolla, però nel frattempo un minutino possiamo dedicarci alle domande. Ok. Va bene, sì, effettivamente tantissimi dice subito che non piacciono i canditi e qualcuno dice al posto del grano che sia senza glutine cosa posso usare, qualcuno fa col riso, diciamo, no? Questa Ok, è una sì. cosa che si sa, si usa il riso. Beh, la pastiera ricca ricca, veramente c'è pure la crema pasticcera, però tanta Ai roba. canditi? Ricotta, grano cotto, crema pasticcera, insomma, Ah. canditi. Sì, dopo vi rimetto gli ingredienti che comunque già trovate sotto in descrizione. Intanto prepariamo gli ingredienti. Intanto io mi preparo tutti gli ingredienti per la pasta frolla. Il grano... Qualcuno nel grano cotto ci mette anche la scorzetta di limone. Sì, si può aromatizzare con un po' di scorza di limone. Poi le varianti, mi sa che pure i napoletani ne fanno Voglia, tantissimi anzi tipi. scrivetemele così prendo spunto. Faccio qualcosa di diverso per il prossimo anno Si magari. può usare il latte vegetale? Credo Sì, proprio di sì. sì, Latte sì. vegano. Grano con riso, sì, lo abbiamo già detto. Ok, mentre se vuoi possiamo andare avanti. Sì, Allora, mentre sta cuocendo, vediamo se ci siamo con i tempi, se no ce l'abbiamo già cotto, però se riusciamo a fare tutto quanto in fila, così sì, dai, capiscono quello che, sì. Adesso che si non è prende. poi così complicato. Prepariamo la pasta frolla al cioccolato. Quindi. Ah, quindi andiamo di pasta frolla adesso? Andiamo di pasta frolla, ma ho già la pulita. Ciao. Ciotola. C'ho la ciotola. Ciao, la ciao. C'ho la ciotola. Va bene, va. Allora, in una ciotola rompiamo 2 uova. Aggiungiamo 100 g di zucchero. 30 g di cacao amaro, perché facciamo la frolla, come avevo detto, al cioccolato. Però qui, se volete fare la pasta frolla classica, sostituite i 30 g di cacao amaro con 30 g di farina che aggiungete a questa, insomma, che vi dico nella dose degli ingredienti. Ok, quindi basta semplicemente togliere il cacao e avete la pasta frolla normale. Sì, praticamente mettete 330 g di 330 farina. grammi, sì. Poi mettiamo mezza bustina di lievito per dolci pani degli angeli, che corrispondono più o meno a 2 cucchiaini. Mezza bustina sono 8 grammi sostanzialmente, se avete Se avete un bilancino di il micro precisione, bilancino, però vabbè. aspettate che io un attimo mescolo di qua, se no. Intanto faccio Avevo vedere com'è guardato- venuto lì, come sta Beh, venendo? sta scaldando il latte. Per adesso è solo latte che si scalda, dopo facciamo vedere com'è. Perché se lo deve bere tutto il latte, giusto? Se lo deve assorbire tutto. Se lo deve assorbire, perché non è una persona che lo Perché- beve, vabbè, che lo dai. beve. Mamma mia, quanto è diventata pignola. No, mi stai sempre a rompere scatole, ogni volta che dico una parola mi correggi. Se uno utilizza il riso ha lo stesso dosaggio del grano, Sì, secondo me è lo stesso proprio deve peso. usare lo stesso dosaggio, un riso cotto. E poi aggiungiamo 100 g di olio di semi, quello che preferite. Io utilizzo quello di semi di girasole. E iniziamo a mescolare. Io vado dentro con le mani, però se preferite utilizzare una forchetta va bene lo stesso. Io mi trovo più pratica con le mani. Olè, Benedetta sta impastando la pasta frolla per fare la pastiera. Abbiamo già fatto 9 minuti. Che significa che devo andare più veloce? Sono per metà napoletana. In questo periodo la mia mamma toscana ne preparava tantissime di tante misure, con canditi, senza canditi e metteva anche la cannella. Sì, si mette anche la cannella, infatti. E poi dice Anna Maria che quella tradizionale vuole lo strutto. La pasta frolla sarebbe fatta con lo strutto. Vero, Io vero. non faccio mai i dolci con lo strutto perché
Però posso dire che sono buoni. Sono più buoni. Sono più buoni. Però ogni volta che dici, lo strutto, no, Benetta, con cosa posso sostituire lo strutto? E allora vabbè. Allora, Maria Immacolata mi dice, è senza alcol? Sì, è senza alcol, giusto? Non c'è alcol su un impasto. No. Sì. Aggiungiamo la farina un po' alla volta. Quando fate la frolla spesso mi dite, Benedetta non riesco, mi viene tutta grumosa, non riesco a stenderla, perché spesso ho scoperto che fate le cose un po' di fretta. Cioè che mettete la farina tutta ad un colpo e quindi è normale che poi dopo fate fatica ad ammorbidirla e a renderla omogenea. La farina la dovete mettere poco alla volta. Mettete un po' impastate, mettete un po' impastate, mettete un po' impastate. Perché può anche succedere che le uova, non essendo sempre tutte uguali, vi possa servire un po' più di farina o un po' meno di farina, quindi vi dovete un po' regolare, capito? Quindi... Date retta a Benedetta. Benedetta No, queste non mi cose le fate fa. prendere dalla fretta di fare le cose, questo volevo dire. Benedetta, se voglio mettere il burro al posto dell'olio, Metti 110 grammi di burro, 120 grammi di burro più o meno. 110-120 grammi Un di po' burro. ammorbidito a temperatura ambiente. Aspettate. Vedi che sono ambidestra io? So pure mescolare con la sinistra. Guardate, guardate. È la Michael Jordan della cucina, Benedetta ambidestra. Ok, mescoliamo per bene. Quando l'impasto diventa un pochettino più consistente lo finiamo di lavorare sul piano. Quindi metto un po' di farina. Rovescio la pasta frolla e finisco di impastare qui, facendo assorbire tutto il resto della farina. Così ravvicinato c'ho le dita sporche. No, ma per far vedere la consistenza mi sono avvicinato, io devo cogliere tutte Le sfumature. le sfumature di questa ricetta. Ci siamo, già la frolla è pronta, finisco di mettere l'ultima farina, che la faccio un po' duretta perché poi dopo il ripieno è un po' umido, quindi è meglio che ci sta un pochetto più di farina nell'impasto, se no quando la togliamo dallo stampo c'è il rischio che si rompa. Ok, dopo faccio vedere alla fine com'è la consistenza finale. Ok, sentiamo qualche domanda. Ciao a tutti ragazzi. Allora, ok, dice si potrebbe fare la pasta frolla al cacao, ma il ripieno tradizionale senza Lo cioccolato, stesso? assolutamente. Basta Oppure- non mettere il cacao nel ripieno. Oppure potete fare pasta frolla bianca, ripieno al cioccolato. Sì. Eh? Comunque così è buonissima. Allora, la pasta frolla è pronta. Aspettate che mi lavo un attimo le mani. C'è una ragazza, Rosy, dice che lei per fregare gli ospiti li frulla i canditi, così dice non ci È sono, vero. gli rimane il sapore, ma È non... vero. Perché secondo Brava me... Rosy, questo è un Brava. buon suggerimento. Saluti a tutti. Ah, ok, Elena dice che il 10 aprile saremo a Perugia, ma dove sarà a Perugia? Un centro commerciale che si chiama Quasar. Dovrebbe Non mi essere ricordo i uno nomi, dei raga. più grandi. Ok, Ok, vogliamo far vedere questa è pronta o vogliamo farla vedere? ancora No. non è pronta, però Ok. sta andando. Posso far vedere la pasta frolla come è Allora, venuta? facciamo vedere la pasta frolla. La pasta frolla è pronta quando praticamente non si attacca più alle dita. Quindi se vedete che ancora invece è un po' duretta, metteteci un pizzico di farina in più, ok? Sempre, sia che la fate al cioccolato che la fate Cioè se normale. si appiccica. Se si appiccica le dita, aggiungete un pochettino di farina e continuate ad impastare fino a quando non c'è questa consistenza così liscia, omogenea e riuscite a fare sto gioco. Basta.
Torno bambina, non faccio sta roba. Allora, guarda, intanto che si prepara, Allora, che si cuoce il risotto. intanto mettiamo da parte la pasta frolla, l'appoggiamo qui. Ok. E aspettiamo che finisce di... Allora, o aspettiamo oppure che fa No, vedere. aspettiamo, così rispondiamo a qualche domanda Ok, e facciamo un non ripiego manca degli tanto, ingredienti io per non ho chi... visto il timer, però secondo me siamo... Per qualcuno che è arrivato tardi, faccio rivedere gli ingredienti, va bene? Ok, allora io posso Allora, alzare la facciamo fiamma così, guarda, mi andiamo più sposto perché veloci. gli ingredienti ce l'ho sulla destra e sinistra. Ok, vi faccio rivedere tutti gli ingredienti, intanto ragazzi, così ve li potete screenshottare. Pasta frolla e ripieno. Ve li ridico. No, non li leggo. Vuoi dirli? Ce la fai? Ve lo ridico. Ve lo Vai. dico. Allora, per la pasta frolla, 2 uova, 100 g di zucchero, 100 g di olio di semi, 300 g di farina. Sta leggendo. Non è vero, 30 g di cacao amaro e mezza bustina di lievito per dolce pane degli angeli. Ok? Per il ripieno, Ma Pane degli Angeli è lo sponsor, lo puoi pronunciare male? Devi pronunciarlo bene, piane degli angeli. lievito per dolci, pane degli angeli. Poi dopo, per il ripieno ci serviranno 200 g di latte, 250 g di grano cotto, 30 g di cacao amaro, 250 g di ricotta, 250 g di zucchero, 3 uova, una fialetta di aroma fior d'arancio, pane angeli, un cucchiaino di estratto vaniglia, 50 g di arancio candito e 50 g di cedro candito. Mazza quanti ingredienti so, eh? Ma la pastiera si fa a Pasqua, anche a Natale, no? Mi sa Anche a Natale, sì, i napoletani la mangiano anche a Natale. No, devo dire, ecco, tanti ci hanno detto che una cosa importante è che si fa con 7 strisce, questo l'ho scoperto dai napoletani. Sì, bisogna metterci 7 strisce sopra. E poi qualcuno mi ha scritto che ha visto ieri quella che avevamo fatto che sarà un pochettino crepata sopra, però è normale che la pastiera si possa un pochettino rompere, perché se rigonfia in cottura, perché è umida, no? Perché il ripieno è molto Marilena liquido. ha detto che esiste anche il grano saraceno cotto, che sta in questo un no. barattolo, e questa cosa è una novità per i celiaci che magari fanno anche questo la non lo pasta sapevo. frolla. Ok, Claudio sta dentro? Ah, sta lì fuori, perché qualcuno chiede di Claudio, dopo lo facciamo vedere. Il A grano quest'ora già fa la cotto, guardia, sì, sta là sì. fuori e controlla tutto. E siccome è un orario un po' rischioso perché possono passare lepri, allora lui sta così vigile, non vuole entrare perché deve controllare tutta la Ok, situazione. ma ora dici, ma questa frolla va bene anche per altre crostate? Questa frolla va benissimo per fare altre crostate, va bene per fare i biscotti, cioè la potete fare, ecco, ci fate una crema pasticcera e fate la frolla al cioccolato con la crema pasticcera, ci si può mettere cocco, crema al latte e cocco. Segnatevi la ricetta che questa vi viene utile per tante altre cose. In questo caso mi dice non serve mettere in frigo la pasta frolla? No. Allora, quando facciamo la pasta frolla con l'olio non ha bisogno di riposo in frigo perché non si sbriciola e quindi la potete praticamente preparare e stendere immediatamente. Se però la volete preparare in anticipo, lo potete tranquillamente fare, la rivestite con la pellicola, la tenete in frigorifero e si mantiene tranquillamente per più di una settimana. Quando la tirate fuori, la lavorate leggermente, la scaldate con le mani e ritorna come appena fatta, quindi la potete anche preparare in anticipo. Ok, posso far vedere il riso? Sì, intanto? puoi venire perché Il si sta un riso, pochettino il grano addensando. cotto. Ok, ecco, questo è il grano cotto che sta... Il latte si sta asciugando, sta evaporando e il grano finisce di cuocere. Ci siamo quasi, un minutino. Però siamo nei tempi perché tanto... Così vi rendete meglio conto proprio dei tempi effettivi della preparazione. Eh sì, la diretta serve anche per questo, perché comunque... Domenica faremo la diretta di Pasqua. Domenica facciamo la diretta del menù di Pasqua. Zero sbatti. Zero sbatti, perché... Menù di Pasqua zero sbatti perché io non ci avevo pensato, però avevo fatto il menù di Natale zero sbatti, il menù della vigilia zero sbatti, il menù dell'ultimo anno zero sbatti. Effettivamente mancava quello di Pasqua. E allora tanti mi hanno scritto: Benedetta, ma non fai il menù zero sbatti di Pasqua? Ci hanno aiutato loro, se no non riuscivamo. E loro sono super impegnati col libro. Michele e Lorenzo, che queste settimane si sono prodigati nella stesura di un nuovo libro. E sono diverse settimane che ci lavorano. Sì, le ultime settimane sulla friggitrice d'aria che uscirà tra qualche mese, tra pochi mesi, A maggio. a maggio, quindi preparatevi perché sarà utilissimo per chi vuole fare preparazioni con la friggitrice d'aria. Anche la pastiera se può cuocere in friggitrice d'aria, abbiamo fatto le prove. Ah sì, no, una ragazza mi aveva fatto la domanda. Sì, dopo vediamo anche i tempi e vi facciamo vedere pure come è venuta, giusto Michele? Esatto. L'abbiamo fatta. La abbiamo fatta. Porca miseria, aspetta. Ok.
Intanto leggo qualche domanda, perché lì mi sa Ci che ci siamo vuole ancora quasi, qualche un paio minuto, di minuti un paio di che minuti ci vogliono. servono. A Napoli la pasta frolla della pastiera si fa con lo strutto, sì, infatti ce l'avete detto. Latte di cocco, sì, potete usare il latte vegetale, qualsiasi, latte di cocco, latte di soia, Latte di riso, se la fate con latte di riso. riso, esatto. Ehm, I ragazzi di buona idea, sì, esatto, sono loro. Ieri sera alle 9 stavano giù ancora a Hanno lavorare, fatto un po'. poracci. Dovevano finire consegnato tutti. Oh, ma siete diventati, adesso diventerete autori come me. Ok. E muovete. Vengo? No, no, ci manca il Ah, becco. se non si prepara. Vorrei farla asciugare un altro pochettino. Allora, beh, possiamo rivista La frolla può essere anche messa in congelatore. Certo, certamente, però cioè, avete visto che ci abbiamo messo 1 minuto e mezzo a prepararla, insomma, il tempo di scongelamento ci vuole un po' di più, però si può fare tranquillamente. Guarda, dice che non può usare, c'è Daniele che non può usare l'arancia candida e neanche l'arancia grattugiata. Poi Ma se è cambi solo l'arancia puoi mettere altri candidi, altri canditi, se no metti le gocce d'arancia, le gocce di sì, cioccolato. le gocce di cioccolato. Ah, No, ma mi sa che è proprio una questione non può usare l'arancia, vabbè, usa il limone o comunque aromatizza con la vaniglia quando usa un'altra cosa, no? sì, sì. Quello non è un problema. A che ora domenica? Avevamo pensato di farlo la sera, La alle sera 8:30. 8:30 dopo Sì, cena? dopo cena perché la domenica sera, no? Va bene. I ragazzi sono entusiasti di questa notizia. Sono dobbiamo- felicissimi. No, vabbè, volevamo farlo sabato sera, dopo gli devastavamo i weekend. Allora lo facciamo domenica sera. No, vabbè, per fare la diretta dobbiamo un po' fare il calcolo di tutti i tempi, di tutte le preparazioni, Anche perché so insomma dobbiamo tante essere cose. veloci. Sì, sarà una diretta che secondo me supererà l'ora e mezza alla fine, anche Per 2 forza, ore. perché Sì, poi dopo che facciamo gli auguri, facciamo cena, cioè, guardate mentre facciamo cena e ci mangiamo tutto. pure noi ci mangiamo cena. Allora, No, qua ci siamo, se ci vuoi siamo, faccio avvicinarti. Ok, Allora, come vedete si è addensato. Quindi cosa facciamo a questo punto? diventa una specie di porridge. Esatto, sì, sembra il porridge. Spegniamo il fuoco. Faccio vedere? Non serve che fai vedere che spengo il fuoco, si fidano. Rifaccio la scena? No, Ok, qui- vai, spegniamo il fuoco. L'hai preso bene? L'ho presa bene? Ok. E aggiungiamo 30 grammi di cacao amaro. E mescoliamo. Fino a quando tutto il cacao non si è sciolto. Credo che si sente bene, giusto? Non è che abbiamo problemi di audio. Ok, che facciamo adesso? Prendiamo una ciotola. Ok, un attimo, mi preparo. Ci sei? Sì, E versiamo, come si chiama questo? Una parte del il ripieno. composto. E versiamo il composto nella ciotola. Vabbè, e sarebbe il riso cotto con il latte, quindi Sì. e il cacao. E lo facciamo raffreddare un po'. Andiamo di fila? Se che cosa? Ce l'hanno freddo. Ah, ok, perché i ragazzi dice che c'hanno già freddo. Va bene, dai, come vuoi. Proviamo un attimino ad andare in fila. Deve freddarsi proprio il gelato? No, perché la ricotta è fredda, un po' lo raffredda. Ah, allora dai, andiamo L'importante con è che questo. non si... Così cosa facciamo non- il procedimento proprio sano non- sano. Che No, non si come dicono- lessino le uova quando le mettiamo. Facciamo vedere un procedimento sano sano, come si fa veramente. Aspetta. Dai, leggi una domanda io Si vede il filo del microfono, lei che non lo Si vede pure la panza. Si vede che pure la sta panza. sotto- che sta sotto il grembiule. Nessun problema di audio, ma di calorie sì. Ok, se volessi aggiungere la crema pasticcera, quanta ce ne Vabbè, vuole? Secondo me non ce ne va tantissima. 250? Ma anche meno, perché già è tanto questo qua di ripieno, quindi secondo me sui 150 grammi di crema pasticcera, sì. Ok.
Dai, intanto mettiamo la ricotta che un pochettino ci abbassa la temperatura Ok. del grano cotto. Questi sono 250 grammi di ricotta vaccina, però va bene anche la ricotta di pecora o la mista se vi piace. Direi di cambiare arnese dopo perché con questo, Come? quando metterò le uova devo piare la forchetta. Ok, quindi abbiamo Se già è messo... buono, cioè manca lo zucchero però. Ok, lo zucchero. Aggiungiamo 250 grammi di zucchero. Quindi 250 ricotta, 250 zucchero. Sì, sì, sì. Mi hai messo... No, non lo so, ho scritto io. Non lo so. E passiamo alla forchetta, che è questa qua. Mescoliamo per bene. Sì, sì, va bene, non è più... si è raffreddata la... Vedi, secondo me possiamo utilizzare. Ok. 3 uova. Tre uova. Attenzione, è caduto un... Pezzetto di guscio. Il bello della diretta. Deve togliere il guscio. Comunque sì, se non vuoi mettere il cioccolato o il cacao nel ripieno, basta semplicemente che non lo rimetti, quindi... Sì, c'era nel una ripieno lo domanda. potete tranquillamente togliere senza cambiare il resto degli ingredienti. Magari potete mettere un pochettino meno di zucchero, perché il cacao, perché il cacao? è amaro. Giusto quello, Ok. ma... Mescoliamo. Qualcuno dice che lo zucchero può essere un po' tanto, Ma è- dovete fare la fetta più piccola in quel caso. Invece di togliere lo zucchero fate una fettina più piccola. No, scherzo, però sì, magari si può usare Potete metterne un po' di meno, però considerate che il cacao, allora, che il grano non è zuccherato, la ricotta non è dolce e il cacao è amaro, quindi Ecco, dopo c'è pure da dire che una pastiera si mangiano proprio pezzettini piccoli, la porzione, cioè, quindi come quella che vediamo lì sarà per 16 persone, minimo. Vabbè, lascia me ne perdere sei che tu che fatta te ne una mangi. fetta? Ho capito. Cioè, scusa, perché? No, perché io Cioè, quando, è un no, io dolce che quando si fa una no, volta io all'anno, mi no? ricordo 2 una volte signora, all'anno. siamo andati una volta all'incontro a Napoli, una signora ha portato la pastiera e mi ricordo ci ha dato uno scacchettino Ma piccolo. forse perché ne eravamo tanti che dovevamo... No, ma perché così mangia poca, perché è calorica, capito? È molto carica la pastiera. Ho capito, però... Dopo è talmente 18 buona per- che il sapore sembra che ne mangi tanta, ma ne mangia poca perché... Poi mettiamo gli aromi, quindi... Cano, per una volta che do un consiglio sensato... Aromi, Aromi. quindi non può mancare l'aroma fior d'arancio per pastiera, pani angeli naturalmente. facciamo. Mettiamo tutto una fialetta. Facciamo un attimo la conversione per far vedere come è scritto... No! Vedi che il mi tappeto. distrai! No, per far vedere pan d'arancio, perché molti non lo conoscono il fior d'arancio. Aspetta, non so se ce l'ho qua. Sì, sta là Mi fai sopra. fare, mi stai fa... Vabbè, un sacco di scusate, non pasticci. parlo più, non parlo più. Sta lì dietro, guarda, lo vedo là dietro. Ah, ok, scusa. Ecco. Allora, questo è fior d'arancio, eccolo Sai qua. che faccio io tante volte? Non si dovrebbe dire sta Che cosa. fai? Mi piace talmente tanto che me ne metto delle gocce qua Perché è un profumo. e me lo annaso perché la mi roba. sale Sicilia. Vabbè, questo è un altro ingrediente classico, tradizionale, proprio, vedi, c'è scritto proprio aroma per pastiera napoletana. Sì, sì, sì. Quindi è specifico proprio dalla pastiera, cioè quel sapore di fiori d'arancio. Giusto? Poi un cucchiaino di estratto vaniglia, sempre pane angeli. Vedi che si vedono tutti i puntini della bacca di vaniglia. E poi I canditi, i nostri amatissimi canditi, c'è chi li ama, Questi c'è chi sono arancia chi non li apprezza, insomma. e cedro.
A me piacciono i canditi. Ma sì, più che altro il Natale, sai quando parlano del Panettone panettone con i senza canditi, canditi. vabbè, queste cose qua. Ok. Apertura facilitata. Allora, 50 grammi di arancia candita. Se ce ne mettete un po' di più, vabbè lo stesso. Ok. E 50 grammi di cedro candito. Un'ultima mescolata e il ripieno della pastiera è pronto. Tutto in tempo reale. Tutto in tempo reale. Una ragazza dice di solito si mangia dopo il pranzo di Pasqua e lo spazio ne rimane poco. Ecco Questo, forse per questo è il motivo. Però siccome io l'altro giorno l'ho fatta insomma, perché provarla, per vedere. Ah, ecco, senti, un trucchetto di Sara che dice che mischia la ricotta con lo zucchero la sera prima, la Che lascia si insaporire. Certo, così viene ancora più buono. Ok, il ripieno è pronto quindi. Il ripieno è pronto, possiamo riprendere la frolla e stenderla. Quindi prendo un po' di farina che mi aiuta. Prendiamo un foglio di carta forno, lo mettiamo sul piano, lo Ok. infariniamo. Alessandro dice che è vero, una curiosità, che è più buona il giorno dopo la pastiera? Sì, sicuramente, perché se diventa tutto, come si dice? Si amalgama di più, no? Sì, il sapore si amalgama. Prendiamo 2/3 della frolla, ce ne lasciamo un pochettino per le strisce e stendiamo il resto. Quindi infariniamo per bene E stendiamo. e stendiamo aiutandoci con un matterello. Mattarello. Sai come si dice in italiano? Il mattarello. Matterello. Tutte e due. Io ho letto su Wikipedia, no, non mi ricordo, su internet, comunque ho letto che c'è tutti e due i modi, si può dire. Sì. Io dico mattarello di solito. No, perché ogni volta che quando facciamo i libri, no, con la signora Ilaria che mi corregge i testi, Minetta, come scriviamo? Mattarello? Dico, non so, Ilaria, boh, sei tu quella che si sa scrivere bene in italiano, io sono quella che magari so cucinare un pochetto. Ok, stendiamo la frolla dello spessore Faccio vedere lo mezzo spessorino. centimetro all'incirca, Faccio vedere che spessore c'ha. più o meno mezzo centimetro. Ok. Prendiamo una teglia percrostata da 26 cm di diametro, unta e infarinata. Ti aspetto? Vai, ho fatto. E aiutandoci con la carta forno rovesciamo la frolla all'interno. Ok, Lisa Amelia, che secondo me è partenopea, dice si fa o il giovedì o il venerdì perché si deve assestare. Ecco, così bravo, tutti il termine assestare. i sapori si intensificano. Vedi che bravi che siete. Allora, togliamo la frolla in eccesso. Che stai in silenzio? No, sto guardando. Sto guardando. Sì, vedi, una ragazza dice che si fa anche a Napoli la pastiera col cioccolato, qualcuno la fa. Al posto dell'aroma si può usare la fioretta vaniglia. Beh, si cambia sapore, fai una variante. Allora, C'è da dire che l'aroma fior d'arancio è proprio la caratteristica principale della pastiera. togliamo No. la farina in eccesso, ma io perché mi piace una cosetta pulita. Togli la farina. Perché sì. Non si vede, perché poi dopo quando ci mettiamo il ripieno. Come si conserva la pastiera così a lungo? A temperatura ambiente, la mettete o in un contenitore per torte oppure la coprite con la pellicola e la lasciate lì a temperatura ambiente. Secondo me si conserva molto meno di una settimana Perché se la... poi se fa molto caldo uno la può tenere anche un po' in frigo, però Sì, però non so se si ammoscia, comunque si ammolla. siamo a Pasqua, ma non è. Sì. Allora, mettiamo dentro il ripieno.
Ok, salutiamo nonna Concetta di Napoli perché possiamo fare la pastiera, secondo me. Ciao nonna Concetta, lo so che in questo momento sto facendo qualcosa di sbagliato. Perdonami, perdonami, io ce la metto tutta. Però devo fare una versione un po' semplificata per tutti, ok? Come se, nonna Concetta? Nonna Concetta Ok. di Napoli perché... Allora, versiamo dentro il ripieno. Mi sta inquadrando, mi si vede, posso andare? Sì, Ok, vado. aspetta, vengo vicino perché questa è una bella scena. Si vede proprio. Si vedono i canditi. Vai, ok, perché ho riempito il lavandino. Bella. Ora è il momento delle strisce. 7. 7 perché la pastiera ha 7 strisce. Esatto. Guarda, prima che fai le strisce rispondiamo a una domanda di una ragazza interessante. Mi dice, si chiama Rosa, mi ha chiesto che praticamente nella friggitrice ad aria la teglia sarà di 22 cm. Allora, Quindi le dosi, dimezzatele, fate proprio metà dose. Viene perfetta per una taglietta da 22 cm. dopo ve la facciamo vedere comunque, Sì, quando andiamo sì, in sì, cottura di questo, vi facciamo vedere anche tutto per la friggitrice ad aria, perché serve una teglia piccola ovviamente, Piccolina. perché è nel cassetto della friggitrice ad aria, e poi metà dose sostanzialmente. Ok, Posso continuare? certo. Ok. Quindi riprendiamo la frolla che avevamo tenuto da parte. Una ragazza chiede dove si possono trovare quelle belle scatole pane angeli? Diciamo che io lo dico spesso, che la desiderate tanto. Spero che se stanno ascoltando, insomma, i ragazzi di Pane Angeli. Dobbiamo dovete la fare scatola. qualcosa per poter regalare quelle scatole. Comunque non so se poi nei loro shop prendendo, non lo so come funziona. Allora, stendiamo la frolla rimasta. Ok. Vabbè, intanto gratuitamente si può ricevere il ricettario che ho fatto insieme a Pane Angeli. Ah sì, beh, dilla sta cosa, L'ho perché detto, dovevamo l'ho detto. dirla che praticamente... Che praticamente se andate sul sito di Pane Angeli e vi iscrivete potete scaricare gratuitamente il ricettario che ho fatto insieme a Pane Angeli, dove trovate Il ricettario furbo si è chiama. un ricettario furbo dove trovate tante ricette per Pasqua e Pasquetta, ok? Dove ci sono anche tanti consigli di cotture alternative, insomma tanti consigli per risparmiare, è un bellissimo ricettario. E questa ricetta qua la trovate alla pagina 9 del ricettario che abbiamo fatto insieme a Pane Angeli. Vabbè, è Insomma, importante quindi dire che è scaricatelo. tutto gratuito. È gratuito, basta iscriversi, lo potete scaricare gratuitamente, vi arriva una mail, insomma è molto molto semplice anche l'iscrizione. E in più, un'altra cosa importante, fino al 16 aprile Pane Angeli vi rimborsa, perché se acquistate almeno 6 euro di prodotti Pane Angeli e caricate lo scontrino, Pane Angeli vi rimborsa tutti i 6 euro, quindi un rimborso al 100% fino al 16 aprile. Non lo sapevo sta cosa, Hai poi lo visto? faccio fare pure io. 6 euro, minimo 6 euro ti rimborsa 6 euro. Hai capito? Interessante. Però sto lavorando sulla scatola anche, magari non quest'anno. Facciamo un però po' di pressione. sto facendo un po' di pressione perché lo so che è un oggetto del desiderio, perché pure io ce l'ho, guarda, ce n'ho due, se qualcuno mi dice ma dove le hai prese? Sono mie. Sono mie. Vabbè, comunque se andate sul sito paneangeli.it trovate tutto. Sì. Tagliamo 7 strisce. Vai. Vediamo se sono stata brava, mi ci scappa 7, se no devo avere impasto. 1 2 3 4 5 6. Tu me la stavi tirando, ma io t'ho fregato. 7 strisce. 7 strisce. E voilà, adesso guarniamo la... Comunque questo Decoriamo qua me lo tengo di la riserva. pastiera. Ok. E le sistemiamo sopra 3 e 4, insomma. In diagonale si dice.
No, io faccio dritto, guarda un po'. No, Perché qua abbiamo fatte dritte, io devo fare uguale. Beh, infatti avete sbagliato, perché qua sui messaggi mi stanno dicendo In diagonale. in diagonale. In diagonale. Sette in diagonale, guarda, Arianna proprio. Grazie, tra l'altro Arianna, m'hai fa di salvato. cognome De Crescenzo, che proprio sei un cognome napoletano. Grazie Arianna, grazie che mi hai salvato. Mi dispiace, ma stavolta c'ho ragione Tu io. quando facciamo questa qua che è cotta, tu ti devi mettere un attimo orientato un po' storto col cellulare, così sembrano in diagonale, perché sono dritte. La pastiera tiene le strisce diagonali. Ecco, la tradizione dice in diagonale, tutti in diagonale. Aspetta, mo mi si fatto, devo mettere 4. Aspetta, mettiamola in difficoltà, facciamo in primo piano così vediamo. Ecco, va bene questa diagonale, ragazzi? Non è abbastanza No, sto diagonale? scherzando. No, perché già ieri sera mi sono trovato in difficoltà che mio nipote Valerio, che fa le medie, mi ha chiesto un po' di roba di matematica. Non c'è capito niente. Stavo una geometria, non mi ricordo che stava. Un attimo dico sì, vai su Google, cerca informazioni che non mi ricordavo niente. Sui parallelepipedi, insomma, non era matematica, era Geometria. Sì, però dopo c'era tutto un calcolo che No, doveva secondo me tirare va bene, perché qua è proprio come me la ricordo. Come me la ricordo a Napoli, con queste strisce più o meno così. Bella. Ok, adesso succederà la magia che quella esce invece c'è, quella che esce Ok, vai. c'è. Allora, spiegaci la cottura. Aspetta, Un attimo, mi rimetto a posto. posso fare un attimo di ordine? Sì. Poi vi diciamo anche della friggitrice d'aria, perché l'abbiamo fatta anche in air fryer. Ok. Però dai, quando cucino non sporco tanto. Ok, una ragazza dice che praticamente perché quando in forno si spacca, io secondo me è normale. Allora è normale perché il ripieno è umido, quindi il vapore acqueo che è dovuto al latte, alla ricotta, insomma, che è all'interno del ripieno, evapora. Qua ci vorrebbe... Si crepa. Si crepa, però è normale, capito? Quindi non vi preoccupate. Prima cosa perché quando si risgonfia, ma si richiude, quindi... E poi fa parte anche quello della caratteristica della pastiera, no? Sì, è sempre un po' qualche crepetta c'è sempre. C'è una ragazza che ha fatto solo 6 strisce adesso, che succede? Ah, No. niente. No, niente. Noi l'abbiamo messo orizzontali. Non la puoi non ti mangiare, mi preoccupare. dispiace. Noi durante la diretta abbiamo messo Non un la brico, puoi però mangiare. quelle che abbiamo preparato sono orizzontali. Allora, senti questa, forse già lo sapete, ma la tradizione dice che la ricetta della pastiera sia stata ideata da una suora nel convento di San Gregorio Armeno. Bellissimo, io questa cosa non lo sapevo, grazie dell'informazione. Grazie, Io questo- sono innamorata delle ricette delle suore. Infatti c'è un convento qua vicino di Montefiore, mi hanno mandato le loro ricette. Io sono molto felice. Benedetta sta a posto per un anno. Perché l'altro giorno sono stata dalla fioraia e Eh. c'erano due suore, Eh. de Fermo, le Cappuccine, così, quella che mi seguono. Due suore che ti Ci seguono? siamo fatti il selfie. Ecco chi sono i tuoi follower, due suore. Simpaticissime. Erano andati a prendere i fiori per la chiesa. Vabbè. Va bene, che facciamo? Mettiamo in cottura? Mettiamo in cottura e la dobbiamo infornare e far cuocere a 170 gradi per 50 minuti, poi abbassare a 160 gradi e far cuocere ancora 10 minuti, proprio perché è bella alta e il ripieno insomma è umido. Si asciuga proprio Si negli ultimi asciuga. 10 minuti. Vai, Quindi- metti in forno? Metto in forno. Facciamo finta, facciamo Sì. sempre questa scenetta. Metti in Scenetta, metto in forno. forno. E dentro al forno. No, aspetta, non l'ho mandato Aspetta, ancora. Metto in forno. Ok, vado. Ok? Cuoce. Ti metto anche la temperatura. Beh, mo la sforno, però cosa posso fare che sforno? Hai sfornato? Devo sfornare? No, nel senso... Beh, facciamo proprio tutta la scena anche con le presine. Ok, vai.
Ok, la nostra pastiera è cotta. Velocissima, una cottura rapida, perché il mio forno proprio metti dentro le pastiere con le strisce oblique, la tiri fuori che so quadrate, perché nel tempo si trasformano. Però vabbè, eccola qua. Comunque era 170 gradi 50 minuti più 160 gradi 10 Per minuti. 10 minuti. Eccola qua. E eccola qua. Bella calda, Ma bella è fresca. fumante. Allora no, teoricamente questa è fredda. Esatto. Anche perché per toglierla dallo stampo fatela raffreddare. Perché Puoi ribadire sennò- questo concetto, scusa? fate attenzione. Scrivi già i cosi sopra per dire attenzione, please, please, please. Attention, please. Allora, prima di toglierla dallo stampo, lasciamola raffreddare perché c'è il rischio che si rompa. Quindi quando è fredda, gli diamo prima, io faccio così, gli do prima una spattutella per staccarla, poi Esatto, poi come dice, scusa, come dice che dopo, mi sono perso, comunque dice che praticamente poi si mette lo zucchero a velo, chi vuole, e scompaiono le crepe. è vero. Le spaccature non si vedono più perché con lo zucchero a velo si nasconde tutto. Ecco perché Pane Angelo ha inventato lo zucchero a velo. Pane Angeli, rasa lunga, anche su queste cose qua ci aiuta sempre. Va bene, quindi va fatta raffreddare, no? La fate Così raffreddare così si compatta meglio. si non assetta, ci- si assetta, si assetta. la pastiera sarà assettata. Sta assettata. Quindi, ok, vai. E io faccio così di solito per togliere dallo stampo, gli metto un piatto sopra, Ok. Ah, rovescio. un po' secco, l'ho sfragellata. Vabbè, non ha visto niente nessuno. Ok. Vai, secca. Briciole. Vabbè, Briciole. qualche briciole, questo è normale, però non è... Eccola. Guardate com'è spessa. Ma questa è alta, cioè la pastiera la caratteristica è che bella. è tanta, è tanta. Non è buona, ma ne è tanta. No, è buona e tanta. C'era una famosa bibita che si chiamava, che finiva con Anta, che si dice non è buona, ma ne è tanta. Ok. E voilà, la nostra pastiera è pronta. La pastiera è pronta. Ok, questa si può conservare. Allora, questa si può preparare in anticipo, anzi la tradizione vuole che si prepari qualche giorno in anticipo. E Qua si mi conserva- dicevano soprattutto il venerdì santo. Sì, probabilmente è anche un po' un rito, no? Quello Esatto. di prepararla quel giorno. E si conserva per più di 7 giorni a temperatura ambiente, basta tenerla in un contenitore per alimenti oppure ricoprirla con la pellicola. Ok? Un altro consiglio che vi posso dare è che al posto dei canditi, se non vi piacciono, o in aggiunta ai canditi, potete mettere le gocce di cioccolato. Ok? E potete fare la versione classica della pastiera togliendo i 30 grammi dalla quantità, togliendo i 30 grammi della frolla, sostituendoli con la stessa quantità di farina. Quindi fate 330 grammi di farina e fate la frolla bianca. Per il ripieno togliete il cacao Non lo mettete. e quindi avete la versione classica, insomma. Bene. Vogliamo friggitrice d'aria. Friggitrice d'aria, spieghiamo. Allora, in friggitrice d'aria, dimezzando la dose, aspetta, se no questa mi casca sopra. Facciamo vedere che quella lì c'entra nel cassetto. Ah sì, No? stavo già facendo. No, stavi stai togliendo tutto. Prendi il cassetto della friggitrice Ok, d'aria. non ero preparata. Perché no? per Perché fare- tanti mi hanno chiesto la friggitrice, chiedono... Allora, che succede? In questa bellissima friggitrice d'aria. 24 centimetri. Eh? Fino a 24 C'entra fino a 24, però noi avevamo stampo da 22, quindi abbiamo fatto con metà dose. Si può mettere dentro. Dentro così. E il tempo di cottura qual è? Allora, il tempo di cottura è a 160 gradi per 30 minuti, poi 150 per altri 15 minuti. Ok, temperatura un po' più 160 bassa. gradi, 30 minuti. 150 per altri 15 minuti. Perfetto, quindi... E viene questa qui. Comunque dopo ve lo lasciamo scritto sotto, questa non ce l'avevo scritta sta cosa poi. E viene comunque una bella pastiera Una bella fatta con la pastiera. friggitrice d'aria. Allora, se questa hai detto che per 18 persone, questa qua 12. No, guarda che comunque qui veramente fai delle fettine piccole di scacchi e si mangia 10 persone qua, sono sicuro. A fine pasto del giorno di Pasqua. Che non sì. siano benedette. Io tutte le mattine cammino, la sera cammino, però mangio. È il problema che mangi. Mangio. Ok, questa la decoriamo con lo zucchero a velo o la lasciamo così? No, Ma io lasciamo la così. lascerei così. Ok, lasciamo così perché l'abbiamo fatta così. E lo zucchero a velo, il mio consiglio, se la portate in tavola, mettetelo poco prima di servire, perché sennò un pochettino
si umidisce e vi fa, insomma, si scioglie un po'. Quindi Ok. magari lo spolverate e la portate in tavola. Marco, Domande, leggimi. suggerimenti? Mia figlia che è allergica alle nocciole, noci, frutta e guscio, può mangiare l'uovo di Pasqua di Penny? Allora, Cioè, cioccolato, non so. non ci dovrebbero essere c'è queste cose nell'uovo di Pasqua, però tante volte, se è proprio un'allergia molto C'è grave, scritto poi ci possono- negli stessi stabilimenti ci può scritto può contenere, sapete quelle robe Sì, che poi le se ha questi problemi lo contaminazioni sai. praticamente. Quindi non ne contiene tecnicamente, però sai, come si dice, la contaminazione Ci potrebbe essere una contaminazione potrebbe. perché Quindi nell'aria dipende magari- quanto è allergica, se è una cosa leggera la può mangiare tranquillamente. Questo più o meno ce lo scrivono sempre anche nei legumi. E vabbè, poi dopo qua mi dice trovo la ricetta sull'app. Sì, assolutamente. trovate A la proposito, ricetta sull'app. vi dico di scaricare l'app. Scaricate l'app, hanno Questa- risolto i piccoli problemini tecnici che c'erano, insomma sembra che sia tutto a posto, quindi scaricatela. È un'app facilissima e comoda da usare, cioè la usa pure mamma. Vabbè, capito. Abbiamo fatto sia a prova- Rosella e zia Daniela Eh. che ci hanno preso gusto, insomma stanno inserendo dentro le card, insomma tutte queste cose qua. Perché, Ragazzi, è insomma, gratis, è scaricatela. gratis, scaricatela. È passato che hai messo qualcosa per scaricarla? Sì, sì. Ok. No, vabbè, io ho messo là, basta che vanno sulla cosa, scrivete qualsiasi App Store, scrivete Fatti in casa da fatti in Benedetta. casa da lei. Benedetta e la scaricate, è gratuita e insomma ci sto io che vi spiego pure un pochettino come C'è funziona. Benedetta che spiega, non vi preoccupate, non ci pensa lei. Eh. Vediamo, facciamo un'altra. Allora, la friggitrice preriscaldata prima di inserire la torta? Allora io veramente metto sempre, metto e faccio partire, anche perché questa non è un lievitato che deve crescere, cioè nel senso non... cioè, Poi alla fine se la serve un friggitrice minuto ci di più. mette 30 secondi e arriva a temperatura, quindi insomma... è Sì, poi la impercettibile. nostra c'ha l'oblò, quindi si C'ha può l'oblò. vedere quando è cotta. Se non è cotta lo puoi far fare qualche altro minuto. Molte cose in friggitrice non cuoce sotto, nel senso che resta bianco. Devo Allora, girare, ma dipende Dipende da quello che fate. Ad esempio, i ciambelloni vengono bene, probabilmente il fatto che sia una ciambella col foro al centro permette appunto il ricircolo dell'aria. Le crostate morbide basse, i ragazzi hanno fatto un sacco di prove, vengono perfette, quindi si possono utilizzare quelle per fare una sorta di pan Ok. di Spagna. Le crostate vengono bene. Ci Pasta saluta di Lisa da sfoglia, Filadelfia, benissimo. ci sta guardando da Filadelfia, Ciao Lisa! la città dell'amore. Poi, Filadelfia è la città dove è stata fatta la Costituzione, mi pare, e poi detta anche la città dell'amore, perché c'è. Poi, Che era quella con la scalinata con sì, la Rocky scalinata dei Rocky. che Ci saliva siamo su. stati una Sì, volta. sì, sì. Grazie a tutti. Poi ci fai vedere com'è all'interno? Ah, Ma ecco certo, cosa adesso lo mancava. tagliamo. E È arrivata la parte più gustosa di questo sì. video. Vediamo se c'è qualche altro. Vuoi che faccia un recap di quello che abbiamo preparato? Serve secondo te? Allora, guarda, visto che c'è un paio che mi hanno chiesto gli ingredienti, vediamo perché è arrivato tardi, rimettiamo gli ingredienti, stanno qua, se vuoi dire. Allora, Tipo praticamente abbiamo preparato la pastiera. qua. Scusa, t'ho Ci coperto. sto? Sì, ti avevo coperto. Abbiamo preparato la pastiera al cioccolato. Siamo partiti facendo cuocere 250 grammi di grano cotto con 200 grammi di latte. Quindi l'ho messo in un pentolino, l'ho fatto scaldare e l'ho fatto cuocere per 15 minuti fino a quando il latte si riassorbe. A questo punto abbiamo spento il fuoco, aggiunto 30 grammi di cacao amaro, mescolato per bene, fatto sciogliere e ho messo diciamo il grano cotto in una ciotola, l'ho allargato per bene e l'ho fatto raffreddare. Ci sto? Sì, sì. No, dico come spazio. No, no, va bene. Ok. Poi insomma ho aggiunto 250 grammi di ricotta, ho mescolato per bene, poi ho messo 250 grammi di zucchero, 3 uova, il cacao l'ho messo di qua, scusate. La ricotta l'hai messo? Ho detto 3 uova. 3 uova, I vabbè, canditi? nel frattempo stavo a fare la frolla. Esatto. Però sono andata I canditi? No, non hai capito. Sì, ho capito, vabbè, dai, di ripieno, dai, non fa niente. Il ripieno. Praticamente ho messo Minimo. 3 uova, lo zucchero, l'aroma fior d'arancio, l'aroma vaniglia e poi ho messo i canditi, 50 grammi di cedro candito e 50 grammi di arancia candita. Ho mescolato tutto quanto per bene, il ripieno è pronto. E il ripieno è pronto. Frolla sarebbe una frolla classica all'olio però con l'aggiunta di cacao, quindi in una ciotola ho rotto le uova, ho aggiunto lo zucchero, l'olio, il cacao, 30 grammi di cacao amaro, mezza bustina di lievito per dolce e pani degli angeli,
e ho iniziato a mescolare. Ho aggiunto 300 grammi di farina un po' alla volta. Quando la frolla insomma era liscia, omogenea, non si attaccava più le dita, era pronta. Quindi con un foglio di carta forno ne ho stesa 2/3 e l'ho messa in una pirofila da forno, da crostata di 26 cm di diametro. Stampo. Uno stampo, pirofila. Stampo. Lo stampo perché da 26 cm? Unto infarinato e ho messo insomma la base. Ho rifilato i bordi, ho versato all'interno tutto il ripieno che viene bello liquido e ho fatto la pasta frolla avanzata, l'ho ristesa e ho tagliato 7 strisce, 7, mi raccomando 7 e le ho messe oblique, vero Marco, abbiamo messo oblique? Oblique sopra la crostata a griglia, insomma. 7 ne devono essere. 7, ok, e mo poi in forno, dopo l'hai fatta cuocere? Cuocere in forno, c'è una cottura un po' lunga, però insomma è alta. Forno così è. 170 gradi per 50 minuti e poi a 160 per altri 10 minuti. Ok. Poi la lasciate raffreddare e la togliete dallo stampo ed è il momento di assaggiare. Oh, che cavolo, si È può il assaggiare sta momento di cosa, assaggiare. pastiero o no? Tutta sta chiacchierata di un'ora che mi voglio fare un pezzo di Allora, pastiero. era per te tutta certo, sta fretta. Io sono il giudice. Il giudice. Sono un grande esperto Di pastiera. Di pastiera. Ok. Facciamo vedere. Allora, la pastiera, come mi suggerivano le mie amiche napoletane, va preparata il venerdì di Pasqua, quindi qualche giorno prima di Pasqua. In questo modo sarà ancora più buona. Vediamo. E s'assesta, come Sassetta. Sassetta. Guardate che bella. Bella. Rimane cremosa fuori e croccantina. No, cremosa all'interno e croccantina fuori. Sente il profumo di fiori d'arancio fino a qua. Buono. Facciamo vedere dentro, guardate dentro. Vedi? Aspetta. No, questo l'avevo fatto vedere. Okay. Ah, vuoi vedere dentro qua? Sì. Scusa, non avevo capito. Si vedono i canditi. Bella. Bellissima. Grazie. Adesso non scherzo. Guarda, io dire, faccio un morsetto io, poi dopo te la... Sì, dai, una forchettatina. Vuoi che taglio a metà? No, mettimi il piattino, facciamo. Ah, un piattino. Ci avevamo preparato il piattino. Ci metti in difficoltà, non posso Perché la così. costata, se fai una fetta così grande ti vuole il piattino. Ragazzi, sono schizzati a prendere un piattino. Io ho un armadio con tutti i piatti diversi. Un piatto per ogni tipo. Che utilizziamo per le foto, per i video, insomma. Eccolo. Ma è arrivato anche il Cloud! Qualcuno l'aveva anticipato, ha detto vedrai che adesso che si mangia arriva Cloud. È Infatti eccolo arrivato là. anche Cloud! Vieni! Dopo, Vieni. adesso sta impegnato. Vuoi Cloud, vuoi? Questa tu non la puoi mangiare. A parte niente, puoi mangiare tutte le dolci, però questa col cioccolato assolutamente no. Ok. Buona? Spero che i napoletani siano soddisfatti di me. Vediamo come È buono. Vedi, c'è questa parte sopra che è croccantina, no? Perché c'è... non vorrei romperla. Ok, e dentro invece è cremosa. Buona? C'è. Buona Pasqua. Dai. Assaggiamo, adesso vi dico io se è vero o non è vero. Oh, mo basta. Dovevi solo assaggiarla, no? Mangiatela tutta. Ok, io direi che ci sono domande, cose, se no salutiamo. Secondo me ci siamo. Candite e gocce di cioccolato bisogna metterli per forza? No, assolutamente. Potete anche farla sempre, cioè, più è ricca, più è buona questa, che posso dire, più cose mettete dentro, più è buona. Comunque potete anche tranquillamente non metterli. Ok ragazzi, ci siamo. Ci siamo. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, che rifarete questa ricetta. Se la rifate fatemelo sapere. Se avete domande o suggerimenti scriveteli sotto nei commenti. Ringraziamo Pane Angeli. Insomma, e vi ricordo di scaricare il ricettario che abbiamo fatto insieme. Basta andare sul sito su paneangeli.it e iscrivervi e lo potete tranquillamente scaricare.
E ci salutiamo così. Salutiamo. Ci diamo appuntamento a domenica? Diamo appuntamento a domenica sera che facciamo la La diretta per il Zero menù, Sbatti per il menù di Pasqua. il menù di Pasqua. Che ce l'ho fatta. E Figo. utile, abbastanza utile secondo me sarà. Bene. Vai, salutiamo. Quindi ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta.